Partendo dalla collaudata piattaforma Charger 3, RockShox presenta oggi la cartuccia per forcella Charger 3.1, ancora più performante, ampliando la gamma di regolazione della compressione a bassa velocità e della compressione ad alta velocità. Una gamma di regolazione più ampia significa avere maggiore possibilità di trovare la sensazione di guida perfetta, indipendentemente dal luogo in cui si pedala. L'idraulica Charger 3 permette di regolare l'ammortizzatore con diversi click per adattarlo alle vostre preferenze ed in base al terreno che si percorre. Le forcelle con questa idraulica sono ben diverse dalle forcelle più comuni e meno costose, con regolazione a 3 posizioni: aperta, chiusa media e chiusa. Le forcelle con idraulica Charger 3 sono ideali per trail aggressivi, downhill e situazioni in cui volete massimizzare la trazione e la stabilità. Offrono una regolazione più dettagliata e personalizzabile. Quelle invece con 3 regolazioni o 2 regolazioni sono più semplici da utilizzare e adatte a una vasta gamma di terreni. Tornando alle nuove caratteristiche della piattaforma Charger 3, l'espansione della gamma di regolazione è stata sviluppata mantenendo invariato il numero di click. Per le basse velocità è stata aumentata la dimensione dell'alloggio dell'olio, che ora fluisce con un valore pari al 68% in più rispetto al Charger 3. L'olio che fluisce più agevolmente nell'alloggio permette una maggiore ottimizzazione dell'ammortizzatore alle basse velocità e quindi una maggiore trazione. Lo sviluppo ha riguardato anche l'aumentare dell'ammortizzazione quando la compressione ad alta velocità è chiusa, in modo da avere un ammortizzatore leggermente più morbido e non troppo rigido, soprattutto quando il sentiero diventa impegnativo, offrendo un controllo più dolce e non troppo rigido delle mani sulle manopole. Questo è stato ottenuto aumentando le dimensioni della piramide di compressione ad alta velocità e riducendo quindi il flusso dell'olio quando l'HSC è in posizione chiusa. Ricordo che l'HSC è la compressione ad alta velocità. Un altro obiettivo importante per il Charger 3.1 era ridurre l'ammortizzazione complessiva di compressione in generale. Ciò significa che quando si parte con le impostazioni medie per alte e basse velocità si ha meno ammortizzazione rispetto al Charger 3. Questo sviluppo è stato ottenuto utilizzando una nuova molla di controllo della valvola centrale che consente un maggiore flusso d'olio attraverso il sistema e riduce l'ammortizzazione di compressione. Quindi la vecchia molla a pistone galleggiante interno IFP è stata sostituita con una molla più rigida. La buona notizia per i possessori della cartuccia Charger 3 è che possono sostituire alcune parti della vecchia cartuccia e passare a un ammortizzatore Charger 3.1. La cartuccia Charger 3.1 la trovate sulla Zeb Ultimate Flight Attendant, che ora costa 1.799 euro, l'Eric Ultimate Flight Attendant a 1.749 euro e Pike Ultimate Flight Attendant a 1.699 euro. Ma le novità in casa RockShox non finiscono qui, perché propone un Super Deluxe Ultimate aggiornato in versione Flight Attendant. L'idraulica elettronica RCT3 AXS ha 3 posizioni della compressione Open Pedal Lock e compressione alle basse velocità indipendente. La novità la troviamo anche sul pistone principale ad alto flusso, che diminuisce l'assorbimento alle alte velocità di compressione, eliminando l'insicurezza e permettendo alla ruota di superare ancor più agevolmente gli ostacoli. Il costo è di 1.049 euro. Ma le novità non finiscono qui, troviamo il nuovissimo ammortizzatore Vivid versione Flight Attendant, offerto in 2 versioni diverse, il Vivid Ultimate Flight Attendant da 780 grammi e Vivid Coil Ultimate Flight Attendant da 960 grammi. Queste sospensioni non sono disponibili aftermarket, ma sono premontate su determinate biciclette. HeroShock Vivid è premontato per downhill, in mountain bike e bici da enduro ed è ideale per i rider più esigenti. Ricordo che la serie Vivid è già sul mercato con i modelli Vivid Coil Ultimate DH, Vivid Ultimate e Vivid Ultimate DH. E con questo è tutto, vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo alla prossima. Ciao!